Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Mai avrei pensato, quando ho trasformato la mia vecchia bicicletta in e-bike, di arrivare fino a qui. E in effetti oggi sono al Central Park di New York. Quando un padre, un nonno, insegna alla figlia al proprio nipote ad andare in bicicletta, non si rende conto in realtà a cosa sta contribuendo. Che momento di svolta sarà quel semplice gesto di togliere le rotelle e dare quella piccola spinta. La bici ti insegna che bisogna trovare costantemente un equilibrio, mai smettere di pedalare, ti insegna cos'è la fatica, ad avere una certa sicurezza, ad avere lo sguardo un po' più lontano della propria ruota anteriore. Ti insegna a cadere e a rialzarti. Ti dà la consapevolezza che con le tue uniche forze puoi andare ovunque. Questa di oggi è una bicicletta un po' particolare. Innanzitutto non ha il motore, è una bicicletta muscolare. Ha delle ruote praticamente stradali, non ha ammortizzatori, ha dei freni ancora con i pattini, ma la cosa più interessante è la distribuzione, che non ha la catena ma bensì ha la cinghia. Ma quello che vi voglio dire è che non è importante come, ma dove si va. Chi fa il mio lavoro, che si occupa di raccontare storie, chi vive di immaginazione, di arte, musica, inevitabilmente rimane un po' bambino. Ha bisogno di questa dimensione per seguire una sensazione, una visione, un sogno e provare a viverlo. Un po' come lo sono stati i primi migranti che sono venuti in cerca di nuove opportunità qui in America. Uomini e donne che hanno deciso di credere nel loro viaggio, per almeno provare a cambiare la loro di storia. E se si cade? Beh, è come in bicicletta, si rimonta in sella e si riprende a pedalare. New York è anche conosciuta come la città delle opportunità, dove le persone vengono da tutto il mondo per perseguire i loro obiettivi e realizzare i loro sogni. Quasi per scherzo mi ero detto che bello che sarebbe pedalare in uno dei parchi cittadini più belli e famosi al mondo come Central Park a New York. Sentivo la necessità di essere in questa città, di far parte per un po' di questa comunità dinamica e ispiratrice. Quello che fa la differenza tra il dire e il fare è proprio la nostra determinazione, pedalare verso ciò che veramente vogliamo realizzare. Altrimenti anche questo desiderio non rimarrà che l'ennesimo rimpianto parcheggiato a fianco della nostra vecchia bicicletta. La mia impressione è che New York sia come una grande lotteria, dove però non è la dea bendata a scegliere il fortunato, ma sono le persone che hanno i numeri, del talento, che qui possono trovare le combinazioni vincenti. Il percorso ad anello qui di Central Park è di circa 10 km quasi completamente pianeggianti. A mio avviso non serve un e-bike. Il noleggio per 2 ore di questa bicicletta costa $25, elettrica ne costerebbe 40. Le salite sono molto dolci e poco impegnative. Si percorre obbligatoriamente in senso antiorario e l'atmosfera che si vive è unica. Quanti film, telefilm sono stati ambientati in questo parco? Pochi metri e ci diventa subito tutto familiare, con i suoi ponti, i sottopassi. Di tanto in tanto delle traverse ci portano ai punti di interesse, dove è obbligatorio scendere dalla bicicletta e proseguire a piedi. Ship Meadow è l'enorme prato che si incontra appena entrati in Central Park ed è il luogo dove i newyorkesi prendono il sole o fanno il picnic. Altro punto d'attrazione è la Bethesda Fountain. Proseguendo si incontra anche un grande lago, Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir. Ma al di là dei punti di interesse turistici, trovo più affascinante pedalare e ascoltare i suoni, le voci e lasciare che la mente ci proponga ricordi, immagini, suggestioni, pensieri.
Central Park nelle guide viene descritto come un polmone verde nel centro della caotica. La mia sensazione è che sia molto di più. Mentre la città di New York attrae migliaia di persone da ogni parte del mondo che cercano o propongono nuove opportunità, il parco si nutre proprio di tutti i sogni, aspirazioni, pensieri, idee, progetti che qui le persone passeggiando, correndo o pedalando rilasciano e che per osmosi gli alberi trasformano in nuovo ossigeno. Un ossigeno prezioso perché arricchito da tutta questa straordinaria concentrazione e contaminazione di idee multietniche. Ed ecco che nel parco si incontrano artisti di ogni genere, più o meno acerbi, che a partire da questo palcoscenico naturale troveranno certamente una loro consacrazione. Molti probabilmente non conosceranno mai, almeno qui, il successo. Central Park rimarrà comunque una tappa del loro percorso, che per nulla al mondo però smetteranno di seguire. È anche l'approccio al lavoro, a come fare le cose, che qui prende un'altra dimensione. L'altro ieri ho visto un addetto alla raccolta dei rifiuti urbani che di corsa anticipava il camion della nettezza urbana e senza fermarsi lanciava gli enormi sacchi della spazzatura nel cassone posteriore per poi riprendere a correre fino al prossimo punto di raccolta. L'impressione è che lui non stesse lavorando, ma facesse sport. Un allenamento mattiniero in centro città abbinato a della palestra con sollevamento pesi. Lui non stava lavorando per la municipalizzata di New York, lui stava lavorando per se stesso, per mantenere sano ed allenato il suo fisico. Un cambio di prospettiva, di mentalità, per essere alla fine anche pagato per un'attività che avrebbe in ogni caso fatto. Tutti noi siamo in viaggio, un tragitto più o meno lungo per tendere a ciò che desideriamo e che va vissuto credendo nelle nostre potenzialità, un po' come hanno fatto migliaia di migranti anche dall'Italia. E così, trasportato dai miei pensieri, ho praticamente chiuso questo anello di Central Park e, vista l'energia che emana questo luogo, New York, città che incarna perfettamente lo stile di vita attivo e sano, ho pensato che avrebbe un senso ed essere proprio questo il luogo ideale per lanciare virtualmente da qui questo mio libro Vulcanica, la mia piccola esperienza di come l'e-bike, abbinata ad un regime alimentare controllato, può essere un ottimo strumento per perdere peso e mi auguro che possa in qualche modo aiutare le persone a conoscere e scoprire il potenziale dell'e-bike che, abbinato a determinazione, disciplina e costanza, ci può far raggiungere uno stile di vita più sano.